Hey guys, how are ya? How you going? You don't need to live like a hippie. Puff Daddy! Se avete social avete sicuramente visto quello che sta succedendo a Puff Daddy. Diciamo che per chi non ha scavato è andato a vedere un po' di informazioni riguardanti Puff Daddy. Queste storie hanno del scioccante. E per chi non avesse visto di cosa si tratta, ve lo spiegherò in questo video. E fidatevi che c'è da scioccarsi. Cominciamo dal fatto più attuale. Il 25 marzo 2024 l'FBI ha fatto irruzione nelle residenze lussuose di Puff Daddy a Los Angeles e a Miami. Le accuse? Belle pesanti. Pare che il rapper sia coinvolto in una serie di scandali legali. In poche parole, è una merda fino al collo. Sta mettendo a rischio la sua libertà e la sua reputazione. Ma cosa c'è di grave in tutto ciò? Sembra che Puff Daddy sia stato accusato di comportamenti inquietanti, inclusi reati sessuali e l'organizzazione di feste scandalose, ma roba fuori dal normale proprio. Una delle accuse più scioccanti proviene dalla sua ex partner e cantante Cassie Ventura. Mamma mia, questo è pesante. Che ha dichiarato di essere stata vittima di abusi sessuali, violenze fisiche e di traffico sessuale. Secondo le sue dichiarazioni, Cassie era stata obbligata a partecipare a queste feste in maschera, nei quali Puff Daddy richiedeva la presenza di escort maschili, pagati per avere rapporti sessuali con la giovane donna, tutto sotto effetto di sostanze stupefacenti, e davanti agli occhi del rapper, che filmava tutto col suo telefono o tablet. E da quello che dice lei, si masturbava perché lo eccitava a vedere la propria donna farsi purgare da altri uomini. Fucking hell, that's disgusting. E c'è di più, Cassie ha testimoniato contro di lui in tribunale, rivelando il suo dark side. Quindi l'ha sputtanato proprio. E non è finita qui. Perché nel 2022 un produttore musicale di nome Lil Rod viene ingaggiato da Puff Daddy per lavorare al suo album in uscita. Lil Rod ha praticamente trascorso un anno intero a fianco di P. Diddy. È stato presente in tutto quello che è successo in quell'anno, dalle feste private ai concerti, ai viaggi, e lui ha visto questo lato oscuro della vita privata del rapper. E fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Fino al 26 febbraio 2024, dove P. Diddy viene querelato da un suo ex lavoratore dipendente, un certo Stevie J, producer e DJ americano, al quale venne promesso di vincere il Grammy Award come producer dell'anno proprio da Diddy, nel caso avesse partecipato in attività cinematografiche organizzate da Diddy con altri suoi personaggi affiliati, tra cui l'attore americano di Hollywood Cuba Gooding Jr. Stevie J ha dichiarato che Diddy ha tentato volontariamente di toccarlo nelle sue parti intime, mentre Puff Daddy era in giro per la sala completamente nudo. I'm gonna give it to you raw. Clarence, make sure that you don't get fucked. Straight up. There's a lot of fucking going on in the entertainment industry. Adesso torniamo a Lil Rod, quel produttore che ha lavorato con Puff Daddy per la realizzazione del suo album, il quale aveva prove schiaccianti come video e foto riguardo le accuse, che ritraggono P. Diddy e l'attore Cuba Gooding Jr., che ci provano con i produttori e con il resto dell'entourage che lavorava per P. Diddy. Ma chi è veramente Puff Daddy? Oltre alla sua fama nel mondo della musica e nel mondo degli affari, la sua vita è stata segnata da una serie di controversie e scandali. Ma vi ricordate le guerre tra bande? East Coast, West Coast, negli anni 90, Tupac e B.I.G. Ecco, vi dirò solo alcuni dei suoi casini penali. You know what I mean? It's between me and him, and only he knows. Nel 1991 Puff Daddy organizza una partita di basket, dove è stata causata la morte di 26 persone a causa del sovraffollamento, in quanto c'erano 5.000 persone e la capienza era di 1.730. That's a big gap, my friend. Eppure non è mai stato processato. E anche lì è sfuggito alle conseguenze. Ma la vera bomba risale a qualche giorno fa, dove avviene l'arresto di Puff Daddy da parte dell'FBI, insieme ad un certo Brandon Paul, che era il suo dealer, quello che gli forniva le droghe per le feste private del rapper. Personalmente la trovo molto peculiare sta cosa, un personaggio pubblico con una vita di mancate inchieste e condanne, dove se l'è sempre scampata liscia, senza conseguenze, with nonchalance. Tra parentesi, mi ricorda qualcuno, by the way. Alla fine casca lui e lo spacciatore per qualche grammello di bamba su per il naso, qua e là, qualche oncia d'erba, un pizzico di ecstasy. Sembra che Puff Daddy a sto giro non possa sfuggire alle conseguenze, o almeno la vedo dura. Such a disappointment.